Buongiorno carissimi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Andrea e sono appena tornato da una vacanza incredibile alla scoperta di una delle isole più belle delle Canarie. Sto parlando ovviamente di Tenerife, dove ho trascorso ben 10 giorni con la mia super fedele compagna di viaggio Giulia. Ho deciso di registrare questo video adesso, appena tornati da questa vacanza, proprio perché ho ancora in mente, ho ancora negli occhi le bellissime immagini, i bellissimi paesaggi, i colori e le emozioni che ho provato esplorando Tenerife. Tra l'altro, se vi siete persi il vlog del nostro viaggio a Tenerife, che sicuramente uscirà prima di questo video, ve lo lascio qua in alto nelle schede e anche sotto in descrizione, così se volete potete guardare anche quel video. Come avete capito dal titolo, in questo video voglio parlarvi di 10 posti che ci sono piaciuti di più in assoluto, tra quelli ovviamente che abbiamo visitato noi e che quindi ci sentiamo, o meglio, in questo caso, visto che ci sono solo io, mi sento di consigliarvi. Siete pronti? Iniziamo questa top 10 di Tenerife. Partiamo subito con uno dei posti più incredibili che dovreste visitare a Tenerife, ovvero il suo immenso vulcano, il Teide. Giusto per farvi capire quanto è grande, pensate che con i suoi 3718 metri di altitudine è il terzo vulcano più grande del pianeta ed è la cima più elevata non solo delle isole Canarie, ma di tutta la Spagna. La zona che circonda il vulcano è quella del Parco Nazionale del Teide, creato a metà degli anni 50, uno dei parchi più grandi e visitati non solo della Spagna, ma anche dell'Europa. Tutto ciò che circonda questo vulcano è desertico e brullo, ma di una bellezza sconcertante che non lascia nessuno indifferente. Il suo eccezionale paesaggio di vulcani e forme eruttive poco comuni, i contrasti straordinari e i fenomeni naturali così meravigliosi come il mare di nuvole hanno portato l'UNESCO nel 2007 a dichiararlo patrimonio dell'umanità. Per raggiungere la sommità della montagna è possibile percorrere il lungo sentiero a piedi, ma per chi non ha troppa voglia di stancarsi è possibile prendere il teleferico, che porta a 3550 metri di altitudine. La funivia costava 37 euro a persona tra andata e ritorno, 21 euro invece se si faceva solamente una delle due tratte, quindi o solo l'andata o solo il ritorno. Dal punto in cui vi lascia il teleferico si può raggiungere la vetta del Teide, seguendo il sentiero Telesforo Bravo, fino a 3718 metri. Per percorrere questo sentiero è tuttavia necessario richiedere un permesso gratuito al Parco Nazionale del Teide. Se volete salire fino in cima vi consiglio di prenotare con qualche mese di anticipo perché i posti ogni giorno sono molto limitati. Passiamo adesso ad un altro posto che ci è piaciuto tantissimo, in questo caso vi sto parlando di una spiaggia, si chiama Playa Amarilla, un vero spettacolo per gli occhi. Questa spiaggia si trova nella punta più a sud di Tenerife, ad una quindicina di minuti da Los Cristianos. Visitare Playa Amarilla significa entrare in uno dei paesaggi più esotici dell'isola. Rimarrete colpiti dalle forme stravaganti che le onde hanno creato nella roccia gialla di questa montagna, dichiarata monumento naturale per la sua straordinaria bellezza. L'acqua del mare è cristallina e limpidissima. La spiaggia è formata da scogli e ciottoli, ma nelle vicinanze è presente anche un'area con solarium. Per facilitare l'accesso all'acqua, alcune scale portano direttamente al mare. Perché ci sono dei contrasti di colore pazzeschi, si va dal marrone al nero delle pietre all'azzurro del mare ed è stupendo. Mai vista una cosa del genere. Ti piace quindi? Molto. Un'altra spiaggia che va assolutamente menzionata è quella di Playa Diego Hernández, forse un po' meno conosciuta rispetto alle altre, ma è una delle spiagge che ci è piaciute di più in assoluto, quindi vi consiglio assolutamente di andarla a vedere. Playa Diego Hernández si trova su una piccola baia che appartiene a una riserva naturale nella zona sud-ovest dell'isola e può essere raggiunta solo a piedi o in barca. Si tratta di una piccola insenatura di circa 200 metri di lunghezza, costituita da pietre nere e da un'acqua trasparente e tranquilla. Essendo una spiaggia selvaggia, non ha nessun tipo di servizio, quindi se contate di passarci l'intera giornata, portatevi da mangiare e da bere in modo da non dover rifare il sentiero più volte. Personalmente una delle spiagge più belle che abbiamo visto qua a Tenerife. Semplicemente incredibile, dovete assolutamente venire qua. È stupenda, pochissimi turisti. Per gli amanti dei posti abbandonati, pensate che a Tenerife si può visitare perfino una città completamente abbandonata. Sto parlando della città di Abades, situata sulla costa sud-orientale dell'isola. Questo luogo è meglio conosciuto come la Valle dei Lebbrosi, perché è progettato e costruito per curare i malati di lebbra negli anni 40. Il progetto però fu abbandonato quando l'arrivo di nuove medicine consentì il trattamento efficace di questa malattia. Pensate che si contano addirittura 40 edifici abbandonati, tra cui una caserma,
un ospedale, un crematorio ed ovviamente la chiesa, l'edificio più riconoscibile. Oggi questo posto è in totale abbandono, ci sono murales ovunque, graffiti e macerie. Ovviamente in un elenco in cui parla dei 10 posti più belli da visitare a Tenerife non poteva che non esserci sicuramente una delle spiagge più belle e soprattutto più famose di tutta Tenerife. Sto parlando ovviamente di Playa de la Teresitas. Questa è la principale spiaggia di Santa Cruz de Tenerife, infatti dista solamente 7 km dalla capitale. La curiosità su questa spiaggia è che la sabbia che la costituisce è stata importata direttamente dal vicino Sahara. In tutta l'isola non troverete un'altra sabbia così. La spiaggia di sabbia bianca, molto fine, si estende per 1,5 km e ci sono anche un sacco di palme verdi. Le acque che bagnano la spiaggia sono quasi sempre calme, anche perché protette da degli scogli posti per proteggere la spiaggia dalle forti onde dell'oceano. Dunque una spiaggia ottimale anche per le famiglie che si vogliono rilassare al sole e godere del mare in tutta tranquillità con i bambini. La spiaggia offre e dispone di tutti i servizi, le strutture sono buone con molti ombrelloni, sdraio, docce e una vasta selezione di bar e ristoranti non lontani dalla riva del mare. Se siete arrivati fino a questo punto, se state trovando utile questo video, se vi piace, mettete un bel like a questo video, aiuta sempre per l'algoritmo. Guarda, lo fate adesso, visto che ci mettete veramente mezzo secondo e soprattutto è gratuito. Guarda, vi lascio 2 secondi, dovreste già averlo messo. Mettete un bel like se avete voglia, chiaramente. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale così che non vi perderete i prossimi video che usciranno sempre sul mio canale e noi continuiamo con i 10 posti più belli di Tenerife. Adesso vi consiglio Masca. Masca è un piccolo villaggio di montagna situato a nord-ovest dell'isola di Tenerife, nel comune di Buenavista del Norte. Originariamente era un insediamento di guance, prima della conquista spagnola del 1496. Ora il villaggio ospita un centinaio di abitanti. Questo meraviglioso angolo di isola è caratterizzato da profondi burroni e dirupi che si stagliano direttamente sull'oceano. La zona è famosa agli appassionati escursionisti in quanto è possibile percorrere un sentiero che si snoda nella rigogliosa vegetazione fino a raggiungere le scogliere di Los Gigantes. Dopo Masca, spostiamoci di nuovo in spiaggia. Ora voglio consigliarvi una delle spiagge che mi sono piaciute di più in assoluto, infatti ci siamo andati ben 2 volte. Sto parlando di Playa del Duque, situata nella zona turistica di Costa Deie, davanti ad alcune delle strutture alberghiere più esclusive dell'isola. Si tratta di una delle spiagge preferite dagli appassionati di sole e relax, con tutte le comodità del caso. Playa del Duque vanta la bandiera blu, garanzia di qualità dell'acqua e di tutti i servizi. Questa spiaggia di sabbia chiara è fiancheggiata da una passeggiata litoranea che collega oltre 8 spiagge. È possibile accedervi facilmente in auto e nei dintorni si trovano molti ristoranti e negozi esclusivi. Salutiamo Playa del Duque, sicuramente una delle spiagge più belle che abbiamo visto finora qua a Tenerife, quindi vi consigliamo sicuramente la visita. Un'altra spiaggia molto vicina a quest'ultima è Playa del Camisón, situata a pochi minuti a piedi da Playa de las Américas. Ci troviamo sempre nel sud di Tenerife. Si tratta di una spiaggia di sabbia dorata riparata dalle onde grazie a 2 dighe di contenimento. Quindi anche questa è ottima per famiglie e turisti e pensate che nel 2010 ha ottenuto il premio di bandiera blu. Ci sono tutti i servizi che ci si può aspettare da una spiaggia situata in un centro turistico, adatto anche per persone con disabilità motoria. Potrete anche noleggiare lettini ed ombrelloni e avrete a disposizione docce, bagni e tutti i servizi necessari. Su Playa del Camisón ci sono anche dei ciringhiti dove poter godere del panorama sorseggiando un aperitivo o, se avete voglia, potete fare una passeggiata tra i negozi nei dintorni e trovare un ristorante per la cena. Ma a Tenerife non ci sono solo spiagge da vedere, anche alcune città sono molto belle. Adesso ve ne consiglio una di cui mi sono letteralmente innamorato. Vicino all'attuale capitale, ovvero Santa Cruz di Tenerife, si trova una città vivace e cosmopolita, piena di vita e di ragazzi giovani. Sto parlando di San Cristóbal de la Laguna, conosciuta semplicemente come La Laguna. Pensate che è la seconda città più importante di Tenerife. Non a caso è stata la prima capitale delle Isole Canarie e centro del potere politico, economico e culturale dell'arcipelago. Una delle caratteristiche che si notano appena si arriva nel centro storico di La Laguna è sicuramente la costruzione di queste case super colorate, ce ne di tutti i tipi, di tutti i colori. Per farvi capire l'importanza di questa città, pensate che è stata dichiarata dall'UNESCO come patrimonio mondiale dell'umanità. Le sue strade sono piene di vite e di ristoranti, bar e negozi, ma anche di numerosi monumenti ed edifici caratteristici di incalcolabile valore culturale e storico. San Cristóbal de la Laguna si trova al nord dell'isola di Tenerife, più precisamente a una decina circa di chilometri dalla capitale, dalla nuova capitale, ovvero Santa Cruz de Tenerife. Il suo centro storico non è molto grosso, è abbastanza piccolo e quindi vi consiglio almeno di trovare una mezza giornata per visitarlo, perché non ve ne pentirete, promesso. Come ultimo posto voglio consigliarvi Punta de Teño.
Si tratta del punto più occidentale di Tenerife ed è un luogo davvero magico, con un faro da cartolina a impreziosire il tutto. Se come me siete amanti dei tramonti, questo è sicuramente uno dei posti più belli dove poterli ammirare, proprio perché si trova nel punto più ad ovest dell'isola di Tenerife. Carissimi, siamo arrivati alla fine della mia personalissima top 10 di Tenerife. Ovviamente tutti i posti che vi ho consigliato li abbiamo visitati, li abbiamo visti personalmente io e Giulia. Se conoscete altri posti, altre città, spiagge, luoghi che non ho menzionato in questo video e che vale sicuramente la pena di visitare a Tenerife, scrivetemeli pure qui sotto nei commenti. Arricchiamo questo video di viaggio in modo tale che anche voi, da casa, potreste aiutare quelle persone che stanno organizzando una vacanza a Tenerife. Ragazzi, il video è finito, io spero che vi sia piaciuto. Se così fosse vi richiedo di nuovo di mettere un like se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, condividetelo a chi volete e come sempre noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao! Sono stato bravo, sono stato bravo, bravo, sono stato bravo. Sono stato bravo, vero?